Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della Vergine, anche ascendente Vergine, anche Luna e Venere in Vergine se ce l'hai. Oggi andiamo a vedere cosa succederà nel mese di agosto 2026. Lo facciamo con un approccio co-creativo, come vi ho spiegato anche nel podcast Il Manifesto, Tarologia Co-Creativa, laddove proprio non solo andiamo a vedere cosa accadrà, perché il destino è già scritto tra virgolette, ma non sulla pietra. E nella misura in cui noi co-creiamo, vediamo gli eventi, ci adoperiamo, cambiamo gli effetti del nostro destino, realizzando cose inimmaginabili come tantissime di voi già state facendo, migliaia di voi. Allora, per chi non ha ancora fatto la porta di agosto, la potete fare anche a metà agosto, no? Sono 14 giorni il grande portale. Quella porta si apre una sola volta perché le carte estratte sono proprio per questo portale di agosto, come vi faccio vedere nel video. Quindi se hai già fatto il portale di agosto, questo video sarà il suo naturale proseguimento. Se non lo hai ancora fatto, ti consiglio di recuperarlo perché proprio ti aiuta a incarnare quello che i tarocchi diranno che accadrà, ok? Allora, andiamo a vedere, prendiamo le carte. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia la gioia della co-creazione, bellezza, visione, libertà e amore. Andiamo a vedere, partiamo dall'energia generale del mese, dove metteremo 3 tarocchi e una carta oracolo. Cosa si muove nel tuo mese di agosto e quali energie potrebbero manifestarsi nella tua vita, incontri, decisioni, opportunità, chiusure, collaborazioni, rallentamenti. Vediamo. Energia generale del mese, 3 tarocchi, Vergine, 10 di bastoni, il diavolone e e gli amanti. C'è molta passione qua. Mettiamo la carta, questa. Quanto ti stressano gli attaccamenti? Dillo alla Francesca tua, dai. Quanto ti stressano gli attaccamenti, le paure, il bisogno di controllo. Qua adesso ti dico, Vergine. Bellissimo, la porta dell'acqua. Il tema è le relazioni, La porta dell'acqua è il 2 di coppe e la temperanza insieme. Vi può parlare anche di segni d'acqua, ma il nodo centrale è quello. Allora, potresti avere inizialmente ad agosto una sorta di sensazione di portare un peso molto grande sulle spalle, dei pesi. Allora è come se ti dovessi domandare, ma questo che sto sentendo, questi pesi, ma appartengono veramente a me? Oppure è qualcosa che ho continuato a portare per abitudine? Il 10 di bastoni arriva sempre quando un ciclo è vicino alla conclusione, questi pesi si stanno concludendo. Non è una carta che ti dice continua a resistere, no, ti dice guarda che è arrivato il momento di capire cosa finalmente puoi lasciare andare. Diavolone! E il diavolone mi parla di tutto quello che ti tiene ancora legata o legato anche a questi stessi pesi che a volte diventano abitudine, no? Allora io qua vedo che nel mese di agosto emergeranno desideri fortissimi, ma allo stesso tempo quando emergono desideri emergono anche tutti gli attaccamenti e le paure, le vecchie dinamiche, no? Legate a questi desideri. Possono esserci anche delle relazioni intense, anche delle abitudini che sembrano quasi impossibili da lasciare andare, no? Questa è un'energia immensa, te lo dico, che vuole proprio essere liberata dalla paura, perché quando abbiamo dei desideri forti, allora si attivano tutti i chakra e allo stesso tempo per aprirsi questi chakra devono buttare fuori tutte le paure legate a quei desideri e a quei chakra, no? Quindi poi abbiamo gli amanti. Dopo che tu riconosci attaccamenti, pesi, paure e responsabilità, arriva la scelta, che non mi parla solo della scelta sentimentale, no? Mi parla... allora, io vi ho fatto il podcast sugli amanti,
Quindi in questo mese puntate l'attenzione, sarà quello il tuo arcano, quello degli amanti, che non mi parla solo di scelta sentimentale, ripeto, parla di una relazione, forse la più importante di tutte, che è quella tra te e il tuo destino. Che relazione hai con gli eventi del tuo destino? Perché agosto ti mette davanti a una scelta importantissima, una scelta di cuore. Scelgo di andare in quella direzione. È una scelta tra quello che mi rassicura, le abitudini, anche se sono pesanti, e quello che invece mi fa sentire vivo. E poi con questa carta stupenda, è una carta di armonizzazione, di guarigione delle relazioni. La prima la prima relazione che guarisce è quella con gli eventi del tuo destino, la fede negli eventi del tuo destino, la fede nei tuoi desideri, ma anche il riconoscimento dei pesi, degli attaccamenti legati a quelli. Allora, agosto ti insegna una nuova qualità di stare in relazione. Relazione con una persona, relazione con un progetto, relazione con il tuo corpo, relazione con la vita stessa. Allora, tutta la lettura mi sta parlando di un passaggio iniziatico. Riconoscerai quello che ti pesa, guarderai veramente quello che ti trattiene, sceglierai quello che è fedele alla tua anima ed entrerai in una relazione nuova, più armoniosa con la vita. Allora io ti dico una cosa, qual è il legame che sei pronto o pronto a trasformare affinché diventi una sorgente di vita, invece che un peso da portare? Qual è questo legame? Possono essere diversi, Allora, io vedo agosto ti arriva un'energia enorme, proprio fortissima, che potresti contrastare perché hai paura. Devi dialogarci. Facendo la porta di agosto, questa cosa avviene. Ok? Perché diventerà la forza che ti permetterà di compiere delle scelte d'amore verso la tua anima e di conseguenza verso tutte le altre relazioni, no? Relazioni con il lavoro, relazioni con il tuo corpo, relazioni con la vita stessa. Ok. Vediamo qual è il tema evolutivo del mese. Qua mettiamo 2 tarocchi e un oracolo, cioè cosa desidera nascere attraverso di te questo mese, quale potenziale sta cercando di emergere. L'appeso, fermati, vedi? Fermati. Cambiare prospettiva in merito a come gestisci le tue cose. Una nuova qualità dell'anima. E poi la papessa. Cosa mi dice con l'oracolo? Vediamo. Cambia prospettiva, agisci l'intuito. Nel silenzio. E messaggio una bottiglia è una carta bellissima, una carta bellissima. Perché se le guardo così non devi fare niente, cioè non è il momento in cui devi fare di più, è il momento in cui devi vedere di più. Allora, questa carta mi parla che tu potresti avere la sensazione che qualcosa rallenti, che magari alcuni progetti non procedano come previsto, ma questo è un tempo in cui gli dei ti chiedono di guardare il mondo con occhi nuovi. L'appeso ti dice non cercare subito una soluzione alle cose, lascia che prima il tuo sguardo cambi, la prospettiva, perché la trasformazione più grande non nasce tanto da ciò che facciamo, ma dal modo in cui guardiamo o impariamo a vedere. Chiudi gli occhi che guardano fuori, apri gli occhi che guardano dentro, la papessa ha gli occhi chiusi. E anche qui c'è il rituale della papessa che ti consiglio di fare in questo mese, sempre nel viaggio erotico degli arcani. Il vero sapere non nasce dal ragionamento, ma dall'anima. E per te questa è una carta importantissima perché ti insegna ad avere una sapienza diversa, una sapienza che si riceve intuitivamente. Ti invita a fidarti di quello che senti anche quando ancora non riesci a spiegarlo. E questo vale sia per vedere attaccamenti, per fare le scelte giuste, tu lo sentirai già.
E questa è che qualcosa sta viaggiando verso di te. Riceverai delle coincidenze o notizie, oppure arriverà una comprensione quando proprio smetti di rincorrerla. Ed è come se questo, sai, questo messaggio è stato affidato al mare, l'acqua, acqua, al mare della vita, cioè al destino. Non devi andarlo a cercare, devi prepararti a riconoscerlo quando arriva. Quindi soltanto chi rallenta e ascolta può accorgersi del messaggio quando approda sulla riva. E quindi qua il filo è chiarissimo, perché se smetti di cercare subito la risposta, tu ti predisponi ad essere disposta ad accogliere il messaggio che la vita sta già inviando verso di te. Perché tu questo mese non sei chiamata a controllare gli eventi, o chiamato, perché l'appeso è la qualità che vuole emergere con la papessa. Sei chiamata o chiamato alla resa attiva, la resa al mistero. Sei chiamato a diventare abbastanza silenzioso da poter ascoltare quello che gli dei ti stanno già dicendo. Vediamo lavoro, denaro, missione. Qua mettiamo 3 tarocchi e un oracolo. Cosa potrebbe muoversi concretamente nel lavoro e nel denaro e come collaborare con queste energie affinché sostengano la tua missione. Ricordando che il denaro è una conseguenza del modo in cui stai offrendo i tuoi talenti alla vita. 3 tarocchi e un oracolo. Ah, ci picchia. C'è il giudizio. Wow, il mago. È la migliore carta che ti poteva uscire nel lavoro, 2 arcani maggiori. Wow, guarda che carte, cavaliere di coppe nel lavoro. E mettiamoci una di queste. Lavoro, denaro, missione, Vergine. Mamma mia, sei potente. Lo vedevo già da qua comunque. Vai per la tua strada, gli altri ti seguiranno. Successone nel lavoro. Perché qua vedo proprio una chiamata del Daimon. Non parla semplicemente del lavoro qua, parla proprio di vocazione. Allora, tutto quello che era rimasto dormiente, addormentato dentro di te, ti chiama all'improvviso. Magari si manifesta un'opportunità, una proposta, un cambiamento professionale, una presa di coscienza molto importante. Ma soprattutto il giudizio ti chiede di sentire una voce che non è quella della paura, non è quella delle aspettative degli altri, è la voce del tuo daimon. Cioè, come se agosto ti dicesse: è arrivato il momento di smettere di vivere soltanto ciò che sai fare e iniziare a vivere per ciò per cui sei venuta al mondo. Questo ti dice. Risponde il mago, stupendo. Tu hai tutti gli strumenti necessari. Non aspettare di essere perfetta o perfetto. Non devi accumulare ancora altra preparazione prima di iniziare, perché il mago ti dice: comincia con quello che hai. La vita farà crescere il resto. Cioè, questa è una carta di iniziativa, di creatività, di fiducia nei propri talenti. E il Cavaliere di Coppe va a confermarlo. Guarda come va verso questo mago. Io credo che qua ci sarà una proposta lavorativa, importantissima, un progetto creativo che ha a che fare con la tua vocazione, oppure una persona che apre nuove possibilità. Allora il messaggio più profondo è: lascia che il cuore accompagni il talento, dice il Cavaliere di Coppe. Ricordiamo che il denaro è una conseguenza del modo in cui offri il tuo dono alla vita, la coppa alla tua vita. Quindi quando il cuore e il talento, coppa e mago, il cuore e il talento camminano insieme, il lavoro cambia qualità e arriva molto denaro, arriva il denaro che serve. E poi questa carta conferma tutto. Questa carta dice: tu cammina. Chi è allineato con il proprio daimon non ha bisogno di trascinare nessuno. La tua coerenza con il tuo daimon, con la voce del tuo cuore, è già di ispirazione a tutti. Questa carta ti sta invitando a non aspettare il consenso di nessuno. Ti sta invitando a non costruire la tua missione sulla paura del giudizio, ma ad avere il coraggio di incarnare la tua visione, perché la vinci. Gli altri arriveranno se dovranno arrivare, ma il tuo compito non è rincorrere nessuno, è essere fedele al tuo cammino.
Allora il tuo successo in questo mese non nasce dal convincere gli altri a seguirti, nasce dal dal camminare con tale autenticità che la tua stessa vita diventerà proprio una strada luminosa per tutti quelli che ti sono intorno e per quelli che sono predisposti a percorrerla insieme a te. Queste carte mi parlano di missione dell'anima. Sarai chiamata o chiamato proprio, ma già da qua l'avevo visto, un'energia troppo intensa questo diavolone qua. Troppo intensa, energia creativa, procreativa, erotica, nel lavoro, nella missione, no? Vediamo nell'amore come si sviluppa questa energia. Vediamo cosa potrebbe manifestarsi nell'amore e quale relazione desidera evolvere attraverso di te. Cosa potrebbe manifestarsi nell'amore? 3 carte. Re di denari. 8 di coppe. Aci picchia. L'imperatrice. Che sogno. Fammi mettere queste. Amore vergine. Non è la tua anima gemella. Infatti. Allora, prima di tutto ti dico una cosa. Molti di voi erano legati a un modello o una persona che rispecchiava un certo modello di stabilità o... Sai qual è il punto? Sai perché non è la tua anima gemella? Perché qua c'è un 8 di coppe. Molti di voi vanno via da una persona che a livello idealmente la immaginavano tale. L'imperatrice è colei che tu sia uomo o donna non importa, è colei che non alza un dito, cioè è pronta a ricevere, riceve già tutto quello di cui ha bisogno, è affascinante, bellissima, bellissimo, emana energia erotica perché sta creando vita, genera vita, però solo se sei pronta a ricevere questa vita. Ecco qua che interviene anche il rituale dell'imperatrice per avere successo nelle relazioni, perché molti di voi si renderanno conto che hanno idealizzato qualcuno affinché tu potessi avere la pesantezza giusta, il dramma giusto per spaccare la diga della mente e realizzarti come persona, no? Come colei o colui che genera vita, che sa dare vita, che non mercanteggia briciole, che non chiede briciole. Ok. Io credo che si manifesterà per te una persona veramente stabile, veramente affidabile, veramente concreta, che ti darà proprio un senso di sicurezza, desiderio di costruire, va bene? Questo re di denari però può anche descrivere una qualità che la tua anima desidera sviluppare, che è la capacità di vivere una relazione fondata sulla presenza, sulla fiducia, anziché sull'incertezza. Il re di denari non ti dà emozioni travolgenti, però ti promette delle radici solide, no? E l'otto di coppe parla del coraggio di lasciare quello che non nutre più l'anima. Potrebbe essere una relazione, potrebbe essere lasciare andare un'attesa, lasciare un'illusione, come ti stavo dicendo prima, oppure lasciare andare un modo di amare che appartiene al passato. Parla di maturità questo otto di coppe. Ecco che dopo aver lasciato questo arriva questa splendida imperatrice, carta straordinaria, che è l'amore che nasce dalla pienezza, non nel bisogno. Questa è la donna o l'uomo che non cerca qualcuno per colmare un vuoto, che non chiede briciole, ma perché non cerca un uomo o una donna per colmare un vuoto? Perché trabocca di vita. E quindi questa carta mi dice che agosto ti insegnerà un modo di amare molto fertile, più autentico, più creativo, più libera. L'imperatrice genera, non rincorre nessuno, attrae gli altri perché è profondamente radicata nella propria natura, nella propria bellezza così com'è. Ora, questa carta non significa che una data persona sia stata un errore. Nello yoga sciamanico nessun incontro è casuale, non esistono, no, incontri casuali. Quindi ogni persona è un Dio che bussa alla porta della nostra coscienza. Ci sono relazioni che non arrivano per restare,
arrivano per iniziarci, per mostrarci una parte di noi, per farci crescere, per insegnarci ad amare in modo più vero. Per questo l'amante mistico non ti sta chiedendo chi è la tua anima gemella, ti sta chiedendo qualcosa di molto più profondo, ti sta chiedendo questa relazione ti sta aiutando a diventare sempre più te stessa o te stesso? Perché se la risposta è no, allora non è quella persona lì. Cioè non tutti gli incontri sono destinati a durare, ma sono sacri tutti quanti. Allora quello che ti chiedo qua, stai cercando qualcuno che ti riempia un vuoto oppure una relazione nella quale la tua anima possa finalmente continuare a fiorire? Perché questa è quello con cui avremo a che fare in questo mese. Molti di voi, no? Chi è che non ha perso tanti amori, no? Si sono trasformati, crediamo a volte di aver perso l'amore della nostra vita, poi scopriamo che quella relazione era il ponte che la vita proprio ci aveva costruito per accompagnarci verso l'amore vero. Qua c'è l'imperatrice, l'otto di coppe va verso l'imperatrice, mi spiego? E quindi io qua posso vedere una persona a seconda del tuo karma, se deve arrivare questa persona, la qualità che devi integrare tu affinché tu possa avere un amore alla tua altezza. Vediamo un po' questa persona con i miei oracoli, lui, lei, cosa ti dirà, li potete trovare sotto, all'info box. Cioè, qua stai chiamando veramente un amore da sballo. Ecco, sono uscite 3, vediamo un po'. Amore mio, ti ho cercata per vite intere, te l'ho detto che, è un amore, che stai attirando un amore da sballo. Amore mio, ti ho cercata per vite intere. Non smettere di cercarmi perché mi troverai da qualche parte ad aspettarti. E questo è per coloro le quali non c'è questa persona ancora, non l'hanno riconosciuta, ma il senso la riconosci facendoti questa domanda. Cioè, stai cercando qualcuno che riempia ancora il tuo vuoto? Oppure una relazione nella quale la tua anima possa fiorire? Ok, cos'altro? Mi hai strappato il cuore. Qua per coloro i quali incontrano questa persona. Questo è un amore da sballo, ok? Wow, che lettura potente, ragazzi e miei ragazzi. Adesso entriamo nella seconda fase della lettura, dove andiamo a vedere l'ombra, il messaggio dell'amante mistico, cioè entriamo proprio nella tarologia co-creativa, e dove non vediamo solo cosa accade, l'abbiamo già visto, no? Ma come cooperare con quello che il tuo daimon, lo spirito guida, desidera realizzare attraverso di te. Allora, andiamo ancora più profondamente. L'ombra del mese, cioè il demone alleato. Qual è il demone con cui devi allearti? C'è l'emozione ctonia sotterranea. Mettiamo una carta dei tarocchi e un oracolo. Cavaliere di bastoni. Signori miei, cavalieri di bastoni abbiamo. Questo è collegato al diavolone qua. Allora, qual è l'ombra del cavaliere di bastoni? Vergine. Don Juan. Voi ve lo siete visto quel film bellissimo con Johnny Depp e Marlon Brando, Don Juan, maestro d'amore? Vedetevelo, perché a volte un racconto fa molto di più di qualsiasi spiegazione e quella narrazione di quel film è stupenda. Allora, guarda, lo sai che queste carte più che Don Juan, no? Il Don Giovanni, più che parlare dell'altro, qua mi stanno raccontando del modo in cui usiamo il nostro potere di attrazione, perché dice usare il potere di attrazione romantica con fini occulti e nell'aspetto luminoso risalta le tue qualità seduttive e positive. Allora, con il cavaliere di bastoni a fianco mi parla di fuoco, di entusiasmo, di passione. Questa è energia che ama conquistare, sedurre la vita. Ma quando questa forza non è guidata dall'anima, e te l'ho detto che era collegata qua al diavolo, si trasforma in fretta, si trasforma in impulso, si trasforma nella ricerca continua di conferme, nella tentazione di voler ottenere qualche cosa attraverso il proprio fascino, no? Invece che attraverso la propria autenticità. Allora,
è come se una parte di te desiderasse, cioè la domanda è questa: quello che desideri nasce davvero dal tuo cuore oppure dal bisogno di sentirti riconosciuta o riconosciuto? Do Juan è l'archetipo, cioè quella parte di te che vuole sedurre la realtà, che desidera conquistare, che cerca di ottenere una risposta attraverso il proprio fascino, la propria immagine, il proprio carisma. L'amante mistico oggi invece con questa carta ti invita a osservare con sincerità se stai veramente cercando di attrarre o stai cercando di manipolare, che sono due energie un po' diverse, no? Infatti la medicina risalta le tue qualità seduttive positive. Che significa? Significa che la seduzione mica è il problema. Cioè nello sciamanesimo la seduzione è forza sacra, è Eros, è il potere della bellezza, è la capacità di attrarre la vita attraverso la propria autenticità. E la differenza è enorme. Invece la seduzione che nasce dalla paura di non essere abbastanza è altro. Perché è diverso, perché qua mi stanno dicendo che devi essere autentica e autentico qua. Perché l'anima non seduce per possedere l'altro, per possedere una situazione. L'anima seduce perché è viva. E quando è viva, naturalmente la vita le va incontro, come ci diceva anche l'imperatrice. Qua mi spiego. Cioè non devi usare l'Eros per controllare il destino, le persone, gli eventi, che hai una grandissima forza magnetica in questo mese, ti verrà proprio c'è questa tentazione. Devi lasciare che Eros, questa energia creativa, procreativa, diventi la forza creatrice che ti mette in relazione con gli dei e con la vita, ok? Wow, c'è un casino di fuoco qua. Allora, messaggio dell'amante mistico, qua ci mettiamo 2 oracoli. Messaggio dell'amante mistico, che messaggio desidera darti? Mettiamo una di queste, una di queste. Cioè, che cosa ti ho detto adesso? Fuoco, quanto fuoco? Fuego, è incredibile! La tigre, come una tigre stai, come una tigre. Scelgo di essere imparagonabile, la mia passione è il mio potere. Sono audace, sono valiente, poderosa sforza viene e mi aiuta. Ragazzi miei, ragazzi, ti sta dicendo che il tuo amante mistico ti dà un potere sovrannaturale, sovraumano. Il tuo animale guida in questo mese è la tigre. Mi raccomando, non cercare di sedurre la vita per il bisogno di controllo, nella vita, negli eventi, nelle persone, perché hai un grande carisma, grande potere. Ricorda che ogni azione corrisponde a una reazione, il karma, ok. Hai un grande potere, usalo per la tua autenticità. Sognatore. Allora, questo è il mese in cui i tuoi sogni diventano realtà. Se non li fai sperperare con energia, cioè, qua c'è il sognatore. Allora, sognatore con la tigre, hai tutta la forza di volontà per realizzare i tuoi obiettivi, mi stanno dicendo. Però, ragazzi miei, ragazzi, canalizzate bene questa energia perché è pazzesca. Cioè, poco poco che va fuori, questa energia ti impazzisce, insomma, perché è tantissima energia. Cioè, non devi controllare gli eventi, no controllo, intuito, scelte del cuore, sono autentica, seduco la vita. E nello yoga sciamanico noi diciamo, no, quando il divino non ti sta ascoltando, che poi è impossibile, perché è sempre la tua mente che pensa che non ti ascolti, seducilo, seduci il divino, così si dice nello yoga sciamanico. Significa, che cosa significa sedurre il divino? Se il divino è tutto ciò che ti accade, affidarti agli eventi totalmente senza il controllo, il divino lo seduce come? Realizzando i tuoi sogni, dreamer, ok? Mi raccomando, eh. Vabbè, se fate il cammino sciamanico andate direttamente in questa direzione. Ora, come gesto rituale, la porta di agosto, quella che si apre una sola volta, e poi adesso andiamo a vedere la disposizione interiore, l'ultima carta, per collaborare con quello che agosto desidera far nascere dentro di te.
lascialo andare. Qua mi pare di nuovo di controllo sulle persone, sugli eventi, lascialo andare. Lascia andare le persone negative e le credenze tossiche. Il tuo tempo sulla terra è importante. Convertilo saggiamente e abbi cura con chi passi il tuo tempo. Quindi lascia andare il controllo, il possesso, la seduzione col suo fascino sugli eventi, piuttosto sia autentica e seduci gli dei, non seduci gli dei con la tua autenticità e lascia andare tutto quello che è credenze negative, ma anche persone, ma le persone negative non esistono. Siamo noi che ci facciamo agganciare perché viaggiamo su quella frequenza. È possibile tu incontri le persone che ti possano prosciugare energia, ma non solo le persone che prosciugano energia. Sei tu che stai vibrando con delle responsabilità e dei pesi che non sono più tuoi. E quindi ci sarà armonia in tutto questo. Questo è il grande potenziale del mese. Con la porta di agosto e con le pratiche incanaliamo tutta questa energia e realizziamo il nostro destino di successo. Detto questo, ragazze mie, ragazzi, concludo qua e ti abbraccio forte forte. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano.